Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi partiamo subito dall'interno, siamo già dentro il ristorante, fa un po' freddino oggi a Milano, ma va benissimo perché è in linea il clima con quello che andrò a mostrarvi oggi. Oggi mi trovo a Maciachini, una zona di Milano che non vi avevo ancora mostrato, di cui ancora non vi avevo parlato poi su YouTube. È una zona in cui vivono tantissime persone cinesi e proprio per questo motivo alcuni ristoranti sono particolarmente buoni e autentici. Quello che vi andrò a mostrare oggi è Dongbei Zi Fan Cai, che spero vivamente di aver pronunciato bene, scusate, ma se ho sbagliato chiedo scusa. Il Dongbei si trova nella Cina nord-orientale e comprende i territori della Manciuria e della Mongolia interna. La storia del Dongbei è piuttosto travagliata e ha visto il succedersi di diversi domini. Parlando della storia più recente, non si possono non citare l'impero russo, l'impero giapponese all'inizio del Novecento e poi l'Unione Sovietica dopo la resa del Giappone alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Infine, nel 1949, questo territorio è divenuto a tutti gli effetti cinese. Ciò significa che questa zona comprende diversi gruppi etnici, come i Manciù ma anche i coreani. Non a caso la cucina del Dongbei esprime questa pluralità, così come il venire incontro alle necessità climatiche, dato che il freddo qui è impietoso. Allo stesso tempo si può dire che i piatti del Dongbei non hanno quelle finezze tipiche della cucina del sud, alla quale sarete sicuramente più abituati. Si tratta di pietanze più grezze, estremamente abbondanti, molte delle quali a base di carne. Nel Dongbei si consuma infatti molta carne di manzo o montone, maiale e agnello, ossia animali che sopravvivono alle temperature particolarmente rigide. Ciò detto, andiamo alla scoperta di questa cucina incredibile. Il Dongbei, tra le altre cose, è stato soggetto di una forte industrializzazione pesante nel corso degli anni, che però purtroppo nel tempo è andata via via affievolendosi, con la conseguenza che molte persone che erano andate a vivere lì per esigenze di lavoro se ne sono andate. Per questo motivo oggi è riconosciuta come la Rusty Belle della Cina. Se seguite Francesco Costa sapete più o meno che cosa significhi questo titolo, altrimenti vi invito ad andare a vedere il suo video sul Midwest, tra l'altro un video bellissimo, e già che ci sono Francesco Costa io ti saluto, anche se suppongo tu non mi conosca, ma chissà, magari un giorno capiti su questo canale e ti dico che ti seguo, ti stimo e apprezzo tantissimo il tuo lavoro. Lo invitiamo a mangiare con noi un corn dog coreano e un panino col pollo fritto. Francesco Costa sei stato ufficialmente invitato da Noemi e Virgi per provare la cucina asiatica. Allora, mentre aspettiamo di prendere le ordinazioni vi faccio vedere il menù. Come vedete i piatti sono piuttosto inconsueti rispetto a quelli a cui magari siete abituati. Come dicevo prima, tantissima carne, verdura sì qualcosa ma poca, pesce anche in realtà c'è qualcosina ma non è così diciamo predominante. Ricordiamoci che comunque questa cucina risente moltissimo dell'influsso della cultura mongola e coreana. No, questi? Sì, sì. Raviolo, carne o verdura? Carne. Ci hanno portato da dire. Questo è un tè cinese in lattina molto popolare in Cina, molto dolce. A me piace tantissimo, soprattutto d'estate, perché servito fresco, bello zuccherino, quasi con piacere. Oggi va bene, non fa tanto caldo, ma ci sta bene secondo me con quello che andremo a mangiare. E poi mi hanno portato questa bevanda che onestamente non conoscevo e mi hanno detto che è l'equivalente della Fanta cinese. Lo proviamo oggi, speriamo sia buono. Sa di Fanta, che non bevo da quando avevo 15 anni, quindi l'altro giorno. È una Fanta un po' meno gasata. Ci sta, dai. Beh, ha un odore, un sentore di erba. È tanto dolce. È tipo erbe
miele, sapore delicato. D'estate ordinatelo, qualunque cosa voi pigliate da mangiare perché è molto buono. Grazie. Non puoi dire per favore il nome in cinese del piatto? Abbiamo. Questo. Sì. Mentre le melanzane si chiamano Saltieri. e sono preparate Sono meledate. Sono meledate amido. amido. Sì. Ok, e vengono fritte. Sì. Come si chiamano? Vediamo. Allora, sono arrivati i piatti che abbiamo ordinato. Sono tutti tipici del Dongbei. Quindi abbiamo, ricapitolando, le melanzane fritte con amido, i ravioli bolliti e poi la carne di maiale brasata con l'osso che andrò a mangiare con il guanto di plastica perché si mangia con le mani. Allora, questi ravioli, come potete vedere già dalle immagini, sono un po' più spessi rispetto a quelli del sud, quelli di origine cantonese, della cucina cantonese. Quindi la difficoltà sta naturalmente nel saperli cuocere bene, che molto spesso quando si trovano questi ravioli nei vari chioschi, nelle varie vetrine, anche ce ne sono tanti purtroppo lo sappiamo, nella fretta di cucinarli molto spesso la carne resta cruda, così come anche l'impasto. Io questi li conosco, li ho ordinati naturalmente perché appunto sapevo che erano buonissimi e ora vi farò vedere come sono cotti bene. Allora, il raviolo è bollito, non è cotto nella vaporiera, quindi ha una cottura diversa e che la rende particolarmente delicata. Anche le verdure, il cipollotto, la verza, il cavolo, che tutte queste verdure che sono all'interno in realtà sono smorzate, e anche la carne di maiale è particolarmente delicata. Sono solo lunga di maiale. No. Uovo Ed è fatto con maiale lunga. lonza, Sì, solo lunga. quindi Ok. viene appiattito e poi fritto. Sì. Sì, Ed è condito con una salsa agrodolce. sì, senza aceto giù. È arrivato il piatto principe di questo pasto, ovvero il guobaro. Si tratta di lonza di maiale che viene appiattita e poi fritta. Come vedete sembra quasi una nuvola di gambero, di drago, però non lo è, carne di maiale ovviamente, che poi successivamente viene condita con una salsa agrodolce. Quindi diciamo che questa è la versione rinforzata del classico maiale in agrodolce, che chiaramente nei ristoranti cinesi, diciamo, tradizionali, che poi non sono tradizionali, sono quelli che semplicemente conosciamo meglio, viene servito questo piatto in versione molto più piccola e ridotta. Questo, diciamo, è per pro. Vorrei farvi notare una cosa ulteriore, che questi piatti mangiano persone singolarmente, sono dei piatti giganteschi, ma che mangiano le persone da sole. Infatti c'è un gossip che vi voglio svelare che dice che le persone del nord della Cina prendono un po' in giro i cinesi del sud, nel senso che quelli del sud sono più eleganti, meno rustici, un po' più raffinati, anche le porzioni appunto che mangiano sono molto più piccole, e quindi quelli del nord dicono che se non fossero dei veri uomini, diciamo, non sono capaci di arrivare fino in fondo a riempirsi la pancia. Come pensate? Nonostante sia frittissimo, sembra quasi una patatina. Ha una texture meravigliosa, chiaramente crispy. La salsa non è né particolarmente dolce né troppo acidula, quindi è ben bilanciata. Sembra quasi un miele leggero. Questo è un piatto che a me piace tantissimo, sono venuta qua diverse volte, è il ristorante giusto, il ristorante Trattoria.
giusta dove provare questa preparazione. Intermezzo elfi, non è vero perché sono fritte, ma le melanzane pastellate con dell'amido e poi buttate nell'olio. Sono morbidissime, sembrano quasi un purè all'interno, proprio spiaccicate quasi. C'è una puntina, ma proprio appena di piccante, sono molto molto buone. Siamo arrivati al brontosauro, il dinosauro cotto a lungo, bello saporito. Vengono portati i guanti di plastica per mangiarlo perché si mangia con le mani. Poi le ossa potete metterle qui dentro. Io ho già preso il mio guantino, pronta per sbranare la bestia. Virgi, avresti mai pensato di vedermi mangiare così? Perché poi la gente vede i miei video e dice che sono troppo composta. Vado all'assaggio del brontosauro maiale. Va benissimo mangiarlo con le mani perché è talmente morbido che le posate non servono. Seconda cosa, è succosissimo. Di solito comunque si tende a pensare al maiale come una carne che se cotta a lungo poi diventa secca, insomma si fa fatica a consumarla. Invece è talmente morbida e succosa che sembra quasi del manzo, non sto scherzando. Le spezie sono calibrate, non è particolarmente piccante, non è particolarmente forte. Secondo me un piatto così si riesce a mangiare tranquillamente da solo. È veramente pazzesco. È molto più buono di quello che si vede in video, giuro. Mi fa sbarellare. Oh, ma che linguaggio giovane è oggi? Davvero, oggi è Parlare, incredibile. ma- Mangi con le mani, slang prendo pezzi. giovanile. Siamo arrivate a metà di questo pasto, direi dopo non ordiniamo più nulla perché la situazione è abbastanza impegnativa. Parlando con Virgi ci siamo dette, alla fine è vero, è una cucina molto abbondante, però è anche vero che è molto molto delicata. Per esempio le ossa di brontosauro qui sì, possono fare un po' paura, però sinceramente a me ricordano molto lo stinco brasato. Non avendo delle spezie irritanti o comunque molto forti, per me anche una persona italiana che non è abituata a mangiare questo tipo di cucina può uscire da qui bello, felice e sazio. Lo stesso vale per le altre preparazioni, noi siamo rimaste totalmente abbagliate e soggiogate dalla bontà di queste melanzane che sembrano quasi glassate, così come il maiale croccante. Questa lonza battuta, sottilissima, crispy, che comunque adesso è da un po' che è qui nel piatto, mentre stiamo mangiando, questo fritto, questa pastella, questa crosta regge perfettamente e quindi resta croccante anche se sopra c'è un mestolo o anche più di uno di condimento. Sono innamorata della cucina del nord. Io da quando l'ho scoperta, ormai da qualche anno, sarò sincera, ho cominciato a, non dico apprezzare di meno quello del sud perché la amo sempre, voglio sempre mangiare quel tipo di cucina cinese, però tendo a tornare proprio in questi ristoranti, in queste trattorie, questa è alla fine una trattoria dove si mangia questo tipo di cucina che è abbastanza casalingo, come vedete è molto rustico, non c'è nulla di elegante, però è delicato, è ben calibrato, quindi se vi capita l'occasione venite qua, zona Maciachini, 10 minuti a piedi circa dalla fermata della metro gialla e godetevi un pasto così, dai. Piccola parentesi di non secondaria importanza, qui non troverete clienti italiani. Quando chiedete i piatti, loro cercheranno di portarvi sul riso alla cantonese. In questo caso qua fanno quello fritto, quindi una cosa molto simile. Voi dite di no
siate fermi nella vostra posizione come ho fatto io. e Fatevi vedere il video. Fatevi vedere il video, brava, bellissima idea che sarà uscito quando vi verrà voglia di venire qui e andate sul sicuro. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. L'esperienza è stata veramente positiva, mi sono divertita un sacco a mangiare anche con le mani, è stato divertente. È un locale molto piccolo, rustico, molto semplice, a conduzione familiare. I proprietari sono ovviamente cinesi, I proprietari sono cinesi, la gestione è totalmente cinese ed è frequentato soprattutto soltanto da cinesi. Quindi abbiate un po' di pazienza perché magari a farvi capire ci metterete un pochettino se non parlate cinese. Fortunatamente il menù è completamente fotografato, quindi insomma potete aiutarvi in questo modo. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia messo un sacco di fame. Noi ci vediamo al prossimo video con un'altra novità. Ciao!